io ho conosciuto mia moglie una sera in cui siamo andati in gruppi diversi a mangiare la pizza e abbiamo scelto tutti che cosa dovevamo bere, birra, Coca-Cola, e lei dice latte, e io mi sono alzato così per guardare chi fosse che faceva una cosa così. Poi ci siamo visti altre volte in cui era un po' matta e ci siamo incontrati una mattina in cui in treno dovevamo andare in università da Mestre a Padova. Veloce. E a questo punto lei guardava i papoli, i quadri, diciamo, ti ho chiesto aiuto per la laurea. Per la tesi. E le dico, ma non puoi usare la macchina da scrivere, perché devi, tutte le volte che hai sbagliato, devi riscrivere. Più veloce. E gli dico, usa il computer, che così se hai un problema corrigi immediatamente. Ok, fretta. Poi ci siamo visti tante volte come amici e alla fine ci siamo sposati. Sì. E via. Sposati. 33 anni fa. L'incontro con la malattia è avvenuto nel 22, quando Roberto ha avuto un episodio simil ictus, dove ha perso coscienza ed è stato ricoverato in ospedale. Sintomo che è stato un po' la somma di altri episodi precedenti, che non erano stati ovviamente classificati nella malattia, scatenati da un episodio di aggressione che ha subito nel 2015 e che ha reso, come dire, evidenti poi la malattia genetica. Solo che la prima diagnosi è stata di encefalite autoimmune o comunque non ben definita, e anche perché nell'ospedale di Merate, dove noi abitiamo, non avevano idea di una possibile malattia genetica. Gli hanno dato la Depakine per le crisi epilettiche. Questo non ha fatto altro però che peggiorare la sua situazione neurologica, e grazie all'aiuto del nostro medico di base è stato ricoverato all'ospedale di Verona, e lì, essendo ovviamente un ospedale di secondo livello, hanno messo insieme quelli che erano dei sintomi precedenti che Roberto ha avuto, che ha manifestato sia da bambino che in età adulta, come la sordità, la maculopatia per degenerazione retinica, il diabete e soprattutto la magrezza, cioè la scarsità di massa muscolare. Finalmente hanno messo insieme tutti questi sintomi e hanno pensato a fare una indagine di tipo genetico. Prima un esame del sangue e poi la biopsia muscolare, che ha confermato la malattia mitocondriale di Melas per la mutazione del DNA mitocondriale. Al contrario di una volta da bambino, io parlavo benissimo e riuscivo a dire tantissime cose e studiavo. Io adesso, se devo parlare, spesso dico le cose così e dico cose sbagliate. Quindi diciamo poi, che ovviamente un altro problema è camminare. Okay. Cammino anche tanto tempo, ma ho sempre bisogno. In casa cammino e non ho bisogno, ma se sono fuori ho sempre bisogno di avere qualcuno che mi accompagna, perché rischierei di cadere, visto che il mio primo problema che hanno trovato è che ho avuto così, sono caduto, ho battuto la testa, mi sono venuti 6 minuti e da lì hanno iniziato in ospedale a controllarmi.
Sì, quindi diciamo proprio l'aspetto cognitivo, verbale, quello dell'equilibrio e la vista che purtroppo è peggiorata. Cosa è cambiato nella nostra vita? È chiaro che abbiamo dovuto È chiaro, rallentare. non ho potuto più lavorare, Certo. e devo avere dipendenza da lei e dai miei figli. Poi l'unica fortuna della mia vita La tua vita. è che ho la pensione e quindi do una mano alla mia famiglia. Ecco, questa è la cosa che lo deprime di più, cioè quello di non essere più il capofamiglia, diciamo così, no? Grazie al suo lavoro di ingegnere abbiamo abitato tanti anni all'estero, però nello stesso tempo, chiaro, abbiamo dovuto modificare tante cose, però quello che sicuramente non bisogna fare è fermarsi, anzi andare avanti, cercare di fare tutto quello che si può fare come si faceva prima. Il mio modo di vivere questa situazione è cambiato anche in questi anni, perché all'inizio è stato proprio una notizia che mi ha sconvolto, soprattutto pensando, oddio, adesso cosa faccio? Non sono in grado di affrontare questa situazione. Poi in effetti quando ci sei dentro metti tutte le tue forze nel trovare una via d'uscita, una soluzione. Grazie a Dio i miei studi mi hanno anche permesso di poter cercare il medico piuttosto che la terapia giusta, e il carico però maggiore è su di me, nonostante noi abbiamo 3 figli, sono io che lo seguo anche in quegli aspetti più di gestione intima, nel senso l'aiutarlo a vestirsi, queste cose qui. Io sono un insegnante, quindi ho visto che la mia attenzione nei confronti dei miei alunni era diversa, perché ovviamente la testa e il mio cuore era su Roberto. Quest'anno sono all'ultimo anno, sono vicina alla pensione, ho scelto di prendere la 104 proprio per dedicarmi a Roberto. Ho cercato l'aiuto di una psicologa, quindi vado regolarmente da una psicologa che mi aiuta così anche solo a parlare, a scaricare certe emozioni che vivo a seconda della situazione. Adesso entrerò in un programma di aiuto per i caregiver che mi ha proposto questa psicologa, e quindi insomma cerco però ecco, di non dimenticare me stessa. Sono diventata trainer di camminata metabolica a 65 anni per poter avere uno spazio mio, quindi dedicarmi in questo caso all'attività fisica, ma anche fare altro. Vado a camminare in montagna da sola, poi condivido delle cose con lui, andiamo ai musei, andiamo a un concerto, cioè bisogna fare questo e quello. Primo, non arrendersi, ma soprattutto chiedere. Bisogna proprio insistere con il medico, con i medici, perché siano il più chiari possibile. A volte tendono a omettere certe cose. Bisogna proprio insistere, non arrendersi, e soprattutto non perdere la voglia di vivere, perché è proprio la gioia di vivere. E questo per me è una fortuna enorme. Ma io a scuola, al liceo e all'università, il mio grosso problema, io facevo tutto,
il massimo. Questo. Ma l'unica cosa che non ho mai capito è la biologia e la chimica. Per cui Sì, non riconosce una margherita da una rosa. la sa tutto lei. E mi spiega come. Ma io è sempre stata la cosa. Vedi, gli opposti si attraggono. E quindi ho la fortuna che lei invece fa tutto perfetto per me.